Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di analizzare secondo lui, in base ai dati raccolti su insomma, tutti i vari moduli che abbiamo pubblicato, su tutta una serie di studi fatti, qual è il miglior modulo per questo gioco. Quindi l'intelligenza artificiale ragazzi ci ha dato una risposta che poi fondamentalmente, almeno per i più attenti, per i più affezionati al canale, secondo me era scontata. È uno dei miei moduli preferiti in assoluto, se non il mio preferito, quello che uso da più tempo. E quindi andiamo subito ragazzi a vedere chi e che cosa stiamo dicendo. Ho sbagliato, scusatemi, quindi non si va qui ma si va su la mia squadra. Schema di gioco ragazzi è del 4-3-3, ha vinto per l'intelligenza artificiale il primato come modulo migliore, più vincente in assoluto quindi del gioco. E in effetti comunque ragazzi diciamo che non ha tutti i torti. Poi ovviamente non so quali tipi di dati esattamente sia andata a calcolare, si abbia preso in considerazione magari determinati fattori piuttosto che altri, però ragazzi diciamoci la verità, comunque adesso oggettivamente parlando il 4-3-3 insieme a qualche altro modulo sono fra i moduli appunto più completi in assoluto in tutti i reparti del campo. Abbiamo comunque 4 difensori, abbiamo 3 centrocampisti, quindi si può fare molto possesso anche volendo, si può giocare sulle fasce, abbiamo 3 attaccanti, 2 esterni, quindi un attaccante che poi si possono far diventare anche 2 seconde punte o comunque 2 punte e una seconda punta. Possiamo mettere i centrocampisti un pochino più in avanti e far diventare 3 quartisti, quindi ragazzi abbiamo tantissime soluzioni con questo modulo. Possiamo giocare sulle fasce, possiamo giocare di contropiede, possiamo giocare di contrattacco. Diciamo semplicemente che l'unica cosa secondo me da analizzare sono poi chiaramente gli stili di gioco individuali e stare attenti appunto a bilanciare tutto abbastanza bene, nel senso che non dobbiamo farci prendere dalla foga di poi avere una squadra magari iperoffensiva, perché è vero, è bello quando fanno le sovrapposizioni, è bello quando ci sono altre situazioni in campo che comunque ci permettono magari di avere superiorità numerica e via dicendo, ma bisogna sempre, come dico io, aver ben bilanciato tutto. Partiamo ragazzi dal portiere in maniera molto rapida e veloce. Comunque il portiere è soggettivo, ecco, chi mettere io, cioè lui, uno dei più forti del gioco, e va bene così. Da difesa ragazzi io potete notare ho messo 2 terzini offensivi, va bene anche un terzino difensivo e uno offensivo. Mattatore no, non lo metterei più che altro perché abbiamo già molta affluenza a centrocampo, quindi voglio più che altro qualcuno proprio che stia sulle fasce, quindi l'offensivo secondo me in questo caso è meglio rispetto al mattatore, però da provare, insomma, da vedere. 2 terzini offensivi perché giocando ragazzi con il contrattacco ci permette anche, appunto ci dà la possibilità di avere 2 terzini offensivi. Perché? Perché il contrattacco, per chi appunto sa come funziona, non si sbilancia completamente come il contropiede, ma comunque tendono i giocatori a rimanere poi bassi con la linea difensiva, quindi comunque il terzino tornerà poi sempre in posizione per andare ad abbassarsi insieme ai suoi compagni di reparto. A differenza c'è il contropiede che magari c'è molto più pressing, la difesa rimane più alta, però al suo tempo rischi di prendere qualche contropiede a sua volta in giro. Caratteristiche ragazzi di tutti i difensori, ma in generale un po' di tutta la squadra, ragazzi mi raccomando, la difesa e la velocità, guardate sempre questi parametri. Lui vabbè è una leggenda, chiaramente a 97 ragazzi, ma va bene anche dagli 88-89 in su, va benissimo, non di meno però ragazzi, cioè se prendo un giocatore che ha 82-83 io ragazzi non lo metterei nemmeno a pagamento in campo, perché quegli attaccanti rapidi che stanno uscendo ormai ogni settimana, velocissimi, fortissimi, insomma avere un giocatore lento significa ragazzi essere scartati, superati sicuro a 1000%. Difensivamente parlando ragazzi comunque deve essere sempre un giocatore buono, uguale così con la tecnica, però i parametri principali sono appunto la difesa e la velocità. Tutti i parametri sopra almeno gli 85-87, da lì in poi tutto può andare bene, sotto no ragazzi. Idem con patate per i 2 centrali, che io ho un incontrista e un terzino difensivo, ma che va bene anche sviluppo eventualmente. Il terzino difensivo in questo caso si comporterà un po' simile sviluppo notato. Caratteristica anche questo, vedete, è un po' settimanale, ma comunque ha questo tipo di caratteristiche: velocità, difesa, tecnica possiamo anche un pochino tralasciarla, però ragazzi comunque la velocità e la difesa sono importantissime, contatto fisico, salto, colpo di testa, quindi tutti i parametri da difensore.
Zanetti è un po' una carta simile a quella di Cafu, forse un pochino più forte difensivamente parlando, però comunque una carta di quella caratteristica lì, e di conseguenza va benissimo perché anche lui comunque è bravo tecnicamente, mette dei bei cross, difensivamente comunque volendo lo puoi abbassare e fargli fare proprio il terzino di ruolo, e lo fa anche questo abbastanza bene, quindi ci sta tutto. Davanti poi ragazzi alla difesa io come al solito metto il mio grande amico Vieira, che è un incontrista, ma va bene anche un collante ragazzi, attenzione, va bene anche il collante. Diciamo che l'unica cosa è che l'incontrista lo metto perché ho notato che mi accompagna un pochino meglio l'azione, mentre il collante tende a rimanere comunque sempre un po' schiacciato sulla difesa, però sono gusti chiaramente e modi di giocare, quindi provate, capite per voi, secondo voi qual è la carta migliore. Caratteristiche anche qua, ovviamente tecnica, perché è un centrocampista da impostarci l'azione, e il mediano deve essere anche bravino difensivamente, ma dirà questo ragazzi, credetemi che riconquista tutto, ogni pallone che passa lì è preso, è veloce, ha contatto fisico, si fa rispettare insomma in mezzo al campo, quindi ragazzi veramente un bel giocatore. Ci sono anche altri giocatori simili a lui ovviamente, quindi sempre incontristi, o simile all'incontrista potrebbe essere l'onnipresente, un po' come movimenti, perché comunque anche l'onnipresente va molto in giro per il campo a cercare di recuperare il pallone, quindi valutate un pochino voi, oppure ripeto il collante. Qui a destra ci metto un Modric, ok, tra le linee, bravissimo tecnicamente, secondo me è importante qui avere il tra le linee, e l'altro invece è un giocatore chiave. Ho cercato di fare questo abbinamento perché questo comunque Matthaus recupera anche tanti palloni, e quindi si inserisce molto bene, è veloce, tecnicamente è simile diciamo a questo Modric, forse questo Modric appunto è un pochino superiore tecnicamente, però comunque si compensano molto bene. Abbiamo comunque tanta quantità con abbinata comunque qualità di Modric e di Matthaus, quindi ci sta, va bene. Possiamo mettere anche due tra le linee, attenzione, o eventualmente uno in presente. In avanti ragazzi io poi metto tre stili di gioco diversi. Ho messo qui un taglio al centro. Questo Lionel Messi ragazzi è incredibile, molto forte. Vi consiglio, se ce l'avete, di testarlo in questa posizione, anche perché tagliando verso il centro sembrerà molto una seconda punta, quindi attenzione perché può essere interessante, anche se qualche volta ovviamente andrà poi sulle fasce. Mbappé opportunista davanti e Neymar ala prolifica, quindi avete visto tre stili diversi che però fondamentalmente riescono poi a combaciare fra di loro. Per chi giocasse ad esempio con dei laterali consiglio invece magari di mettere proprio una punta forte di testa, un Goller, un Haaland, un Lewandowski, o comunque attaccanti di questa stazza qui. Perché? Perché chiaramente giocando ragazzi di traversoni Mbappé non è proprio l'ideale per i colpi di testa, quindi vi consiglio magari più un giocatore a quel punto più fisico. Ci può stare anche un fulcro di gioco, no? Che fingerebbe in quel caso da falso 9 per poi magari far inserire gli esterni, quindi alle sue spalle, ci può stare. Dicevo, caratteristiche anche qui dell'attacco ragazzi: velocità, tecnica, ovviamente devono essere bravi perché altrimenti non riescono nemmeno a stoppare la palla e tanto meno poi a tirare. Finalizzazione, tiro a giro ragazzi, se hanno anche un po' di contatto fisico non sarebbe male. Questo Messi non ne ha proprio, però c'ha altre caratteristiche. Mbappé ragazzi è quello che deve fare gol, quindi finalizzazione, velocità, tecnica, queste sono le carte che ci piacciono diciamo dal punto di vista di opportunisti. Io vi consiglio, tra l'altro, piccola parentesi, di provare tutto prima senza istruzioni individuali, cioè provate il modulo così com'è, dopodiché a quel punto, se è il caso, valutate di inserirle. Dall'altro lato abbiamo Neymar, che è un'ala prolifica ragazzi, anche lui comunque tutti i parametri molto simili, tecnica, velocità, quindi vedete un pochino voi insomma chi mettere, se avete questa carta mettete questa, altrimenti se vi piace più qualcuno comunque provatelo. Ragazzi, prima di andare avanti però di farvi vedere chiaramente la panchina con annesse istruzioni individuali di cui abbiamo appena parlato, ragazzi vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon lo conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale poter acquistare appunto prodotti videoludici come console,
giochi, abbonamenti e tutto via dicendo, quindi con il link che trovate in descrizione è solo un modo per supportarmi. I prodotti li andreste comunque a pagare uguale, identico che entrando comunemente da qualsiasi sito, ma quello lì è semplicemente un modo per supportarmi. Sono aperti per chi volesse anche gli abbonamenti, ragazzi, quindi io ne sarei grato per chi decidesse di abbonarsi al mio canale a un prezzo chiaramente irrisorio di 1 euro, massimo 2. Avreste comunque la possibilità di poter giocare contro di me, di avere dei video lezioni private per voi, di avere comunque dei consigli specializzati proprio su di voi, quindi fatti ad hoc per voi, e insomma tanti piccoli vantaggi, ragazzi, che potreste prendere in considerazione qualora decidiate appunto di sottoscrivere l'abbonamento mensile. E io vi ringrazio chiaramente chi lo farà. Unica piccola cosa, mi raccomando, se finora ti è piaciuto questo video metti un bel like a questo video e si inizia a seguire il canale qualora ancora non lo facete. Andiamo subito, ragazzi, a vedere chiaramente le istruzioni come promesso, che sono il difensivo sul mediano e il contropiede sulla punta. Stop. Provatelo però prima senza. Andate qui dove sono le istruzioni e mettete tutto quanto no. Quindi mi raccomando, ragazzi, il 433 è un modulo bellissimo, io ci ho vinto tanto con questo modulo, ci ho fatto diverse competizioni ed è il modulo che mi ha dato sempre più soddisfazioni in assoluto. Ce l'avevo insomma da quando ero bambino questo modulo ed è sempre stato il mio preferito, e infatti l'intelligenza artificiale, ragazzi, alla fine della fiera ha dato ragione a me, chiaramente, dicendomi che è probabilmente il miglior gioco, il miglior modulo che esista appunto in circolazione per vincere proprio su questo gioco. Quindi andiamo a vedere, ragazzi, i sostituti. Ci mettiamo chiaramente 2 difensori, anzi 3, un esterno, un'altra alla prolifica, un opportunista, comunque Jeremy Boga può fare un po' tutto in avanti, Barella come onnipresente va bene, Sorloth qualora decidessi, ecco, di magari fare qualche cross in più, sicuramente potrei far entrare lui come punta, ed è appunto un fulcro di gioco, come dicevo prima, perché anche lui comunque funziona. Il senza palla, ragazzi, attenzione, perché Bebeto senza palla è tanta roba, ragazzi, e può essere l'asso nella manica a metà fine partita. Mi raccomando, non ditelo a nessuno, ma è realmente così. Lorenzo Insigne ha la prolifica, chiaramente da alternare con un'altra dei due esterni. Beckenbauer, che è uno sviluppo chiaramente come difensore. Pirlo tra le linee, mediano, centrocampista, insomma quello che vogliamo un pochino. Pirlo faceva tutto, anche lui grande e bella carta. E seconda punta Rummenigge, opportunista, da sostituire quindi eventualmente a un attaccante. Ragazzi, questo è il modulo, ripeto, io mi sono fatto sempre tante partite, sempre divertendomi con questo modulo, è uno dei migliori. E alla fine della fiera, ragazzi, quando anche io delle volte sono un po' perso, sono un po' bloccato, ecco, magari non riesco più ad andare avanti, a vincere, a provare, a fare, rientro al 4-3-3 e poi piano piano inizio a modificarne i pezzi per cercare magari di trovare una nuova sistemazione ancora più efficiente, appunto. Però per l'intelligenza artificiale, ragazzi, questo ufficialmente è il modulo più forte in assoluto per vincere proprio sempre tutte le partite. Io vi ringrazio, ragazzi, di essere stati qui con noi. Fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti che ne pensate, oppure che moduli utilizzate voi, quindi in modo tale da poter creare un minimo di dialogo, di discussione, di confronto. Vi aspetto alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!